Tutti conoscono il lusso di Villageno, ma quasi nessuno sa cosa si nasconde sopra queste ville, dalle trincee della Grande Guerra alle prigioni medievali. Oggi uniamo il marmo del centro al fango della Spina Verde, partiamo dal jet set e finiamo dentro la storia più cruda del nostro lago. Io sono Roberto e questo è l'Ario Flow. Allacciatevi il casco e andiamo a vedere cosa si trova lassù. Prima di salire, guardate qui, il Duomo e il Broletto, il vecchio palazzo dove si riunivano i signori della città. Sono praticamente fusi insieme. Qui a Como fede e politica si controllavano a vista, forse per non farsi fregare sui dazi del mercato. E qui sulla facciata invece ci sono loro, Plinio il Vecchio e Plinio il Giovane, due scrittori filosofi famosissimi dell'antica Roma. Il vecchio morì a Stabia durante l'eruzione del Vesuvio, cercando, forse, di documentare l'avvenimento da vicino. La curiosità di vedere la storia è nel DNA di molte persone, e forse anche nel nostro. Allora ragazzi, qua comincia la salita per il Baradello. E comincia ufficialmente la salita in sterrato per il Baradello. Mettete in preventivo che c'è circa un chilometrino di salita su asfalto al 10%. Allora diciamo che è un bello scassone a salire. Qui cambia anche un po' l'atmosfera. Pensate che questi boschi hanno visto anche parecchio fuoco. Infatti nel 1500 si tenevano i processi alle streghe, quindi decine di donne bruciate vive, tutte tra queste radure. Ed eccoci qua, finalmente la torre di guardia. Questo ci dice che siamo alle pendici del Baradello e a guardare bene da qui la città sembra proprio un modellino. Questa roccaforte fu ricostruita nel 1158 da Federico Barbarossa, l'imperatore che aiutò i comaschi a risorgere dopo che i milanesi li avevano praticamente rasi al suolo. Era il grande occhio dell'imperatore sulla pianura padana. Niente si muoveva senza che lui non lo sapesse. Allora ragazzi, questa è l'ultima scalinata, l'unica, se non sbagliate strada, per arrivare alla torre del Baradello. Io penso che il Barbarossa si faceva portare su con la portantina, perché guardate scale. Ragazzi, sembra di tornare nel Medioevo, però è bello. Finalmente l'agognata meta, la torre del Castel Baradello. Pensate che proprio lassù, nella torre, finì la gloria di Napo Toriani. Nel 1278 fu rinchiuso in una gabbia di ferro sospesa nel vuoto dopo la sconfitta nella guerra di Desio ad opera dei Visconti. Pensate che morì di stento dopo 19 mesi, guardando dall'alto il panorama che un tempo dominava. Un contrasto che toglie il fiato. Il nostro primo viaggio tra i segreti dell'Ario termina qui. Se vi è piaciuto questo percorso tra Trace and Tales, lasciate un flow nei commenti e non dimenticate di iscrivervi e di attivare la campanella per non perdere il prossimo sentiero. Ciao!